Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche lavorative ed economiche per il secondo semestre del 2024. Abbiamo la carta degli amanti, che non è male, ragazzi, non è male perché è una carta che parla di armonia, di equilibrio e magari per qualcuno può risuonare con una scelta per amor proprio. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono generiche, sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse proprio nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video, c'è il link. Sempre in descrizione trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. C'è il link alla playlist dell'oroscopo annuale e stagionale dove trovate gli altri tre oroscopi per il secondo semestre, quindi amore e affetti, l'altro è sulla crescita spirituale e poi ce n'è uno, diciamo, generale con i punti salienti. E sempre in descrizione, ragazzi, trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Bene, andiamo a vedere a livello lavorativo che aria tira nel prossimo semestre. 4 di pentacoli, 6 di coppe, 6 di bastoni, 6, anche la carta degli amanti è un numero 6, abbiamo la carta della forza, la morte, il papa e un 2 di coppe. Wow! Sì, direi che vedendola così è più puntata sull'armonia della situazione delle cose, diciamo così, no? Può essere un periodo armonico, appunto. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, dopo farò gli esempi come occupati, disoccupati, autonomi, le finanze e tutto quanto, ok? Allora, partiamo da questo 4 di pentacoli. Qui c'è la forza, c'è qualche cosa che potreste dover proteggere. Ho come la sensazione che per qualcuno potrebbe essere un'eredità, un qualche tipo di questione legata a quello che si ha già o a quello che si sta o che è proprio per diritto, una cosa per lo stile. Andiamo a vedere il 6 di coppe. Mago e 8 di bastoni. Qui potrebbero arrivare delle comunicazioni interessanti. Potrebbero essere effettivamente delle notizie che arrivano da lontano a livello temporale. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Regina di spade. E regina di pentacoli. 2 regine. Interessante perché c'è la parte, diciamo, mentale rappresentata dalla regina di spade e la parte un po' più pratica rappresentata dalla regina di pentacoli. E considerato il 6 di bastoni, devo dire che è come se ci fosse una sorta di successo in qualche tipo di gestione. Andiamo a vedere la forza. Abbiamo un 2 di bastoni e un 9 di spade. Qui in realtà sono due carte molto contrapposte perché il 2 di bastoni è una carta che guarda al futuro,
mentre il 9 di spade è una di quelle carte che fa rivivere un po' le ansie e le preoccupazioni che derivano da situazioni passate. Quindi con la carta della forza sento che è un po' come se in questo semestre andrete, diciamo, a recuperare un po' tutto il coraggio che avete per andare avanti, nonostante tutto, mi viene da dire. Andiamo a vedere la morte. 8 di pentacoli. Oh wow. Re di coppe e 7 di coppe. Qua vi dico ragazzi che ci potrebbe essere qualche cambio nella quotidianità, parecchio repentino, parecchio veloce, parecchio inaspettato. Andiamo a vedere il Papa. Otto di pentacoli e Papa un'altra volta. Voglio vedere anche il 2 di coppe. Regina di bastoni. E carro. Allora ragazzi, qui c'è, come vi dicevo, area di cambi. Non nego che la carta degli amanti potrebbe rappresentare una scelta per amor proprio. Mi incarto con tutte queste R. E vi dico anche che essendoci la morte potrebbe esserci la fine per qualcuno del vecchio lavoro, del vecchio tran tran, della vecchia routine, del vecchio ruolo, del vecchio posto, del vecchio sostanzialmente, per andare verso qualche cosa di nuovo. In realtà non vedo dei veri e propri nuovi inizi, ma è più come se fosse una sorta di aggiustamento, se vogliamo, nella zona dove voi siete. Adesso vado a fare poi gli esempi singolarmente, però considerate che il Papa è una carta, ce l'avete 2 volte. Allora, qui si potrebbe trattare di una guida alla quale farete riferimento in questo semestre che vi aiuterà a cavalcare l'onda. Potrebbe essere anche una collaborazione o potrebbe rappresentare il fatto che ad un certo punto qualcuno perderà il lavoro, ragazzi, e deciderà di mettersi in proprio. Questo ve lo dico perché è come se già fosse un po' nell'aria. Ehm, dunque, partiamo da chi è disoccupato. Chi è disoccupato, vi dirò, sento che state facendo un po' di fatica, in effetti, che molte persone potrebbero avere un sogno, potrebbero avere un qualche tipo di aspirazione, ma è come se ci fosse qualche cosa che non fate per iniziare. E lo sento molto riferito a questo sogno, a questo progetto, a questo nuovo obiettivo che voi vorreste. L'obiettivo potrebbe essere trovare un lavoro qualsiasi invece che part-time, tempo pieno. Ecco, vi faccio un esempio come un altro. Vi dirò, nel caso abbiate mandato curriculum, potrebbe esserci qualche notizia in arrivo nel prossimo semestre da parte di qualche azienda che voi avevate dimenticato. E devo dire che questo vi darà un bel po' di verve, soprattutto sarà per questo che cambierà la quotidianità, che vi si apriranno una serie di strade, di porte. Per qualcuno potrebbe arrivare questo tipo di offerta, ma magari non come lavoratore dipendente, cioè
vi chiamano, vi contattano per quello che è il vostro curriculum che avete mandato e semplicemente vi dicono non abbiamo bisogno di una figura come te, però devi aprirti la partita IVA, perché ci sono anche quei tipi di collaborazione. Ecco, questo è quello un po' che sento. Insomma, vedo che alla fine troverete un accordo in linea, in armonia, prospero. Potrebbe anche essere che qualcuno debba spostarsi per motivi di lavoro, che debba viaggiare. Più viaggi brevi, cioè non vedo proprio il trasferimento, anche se poi ognuno di voi ha realtà diverse, quindi cercate di applicarlo voi alla vostra realtà. Se siete dipendenti, ecco qui ragazzi, secondo me qualcuno verrà lasciato a casa in modo inaspettato e questo però in realtà che essere presa male, sento che la prenderete bene, nel senso che arriverà il momento dove direte, bene, e adesso che cosa faccio? Come mi reinvento? Chissà, mi butto in quello che volevo, nel progetto che è lì fermo da X tempo, provo a lanciarmi in quello che io penso sia più in allineamento con me, con la mia anima, con il mio scopo di vita. Ho come questa sensazione che questa morte, questo taglio che arriva un po' così tra capo e collo, in realtà sia positivo per voi. Anche perché poi qua appunto vediamo il Papa, vediamo il 9 di Pentacoli, quindi sento che molte persone potrebbero avere anche la voglia di trasformarsi in guide per gli altri, soprattutto se avete già certi studi, se avete già un certo tipo di bagaglio, se insomma ci sono i presupposti, ecco. Se siete lavoratori autonomi, ragazzi, io qua vi dico che ho come la sensazione che farete una specie di boom, senza fare troppo in realtà. Allora, qui si potrebbe trattare di un ripescaggio, mi parlano di un ripescaggio di un prodotto vecchio che magari avevate accantonato, piuttosto che un servizio, piuttosto che un'idea inerente al vostro lavoro, vecchia, di vecchia data, che magari è rimasta parcheggiata lì, che forse è ora di riprendere in mano, di riconsiderare. Per qualcuno si tratta di una collaborazione, che a voi però ho come l'idea che non convinca proprio molto. Per altri si tratta di aumentare la comunicazione. Io vi dico che se per caso siete lì lì, che state pensando se aprire un negozio, non lo so, tipo Shopify, tipo Amazon, una piattaforma, tipo quello che è, se state pensando di aprire un blog, se state pensando di aprire Instagram, qualsiasi cosa voi stiate pensando a livello di marketing online, vi dico che vi funzionerà e vi farà fare il botto. Questo ce l'ho proprio abbastanza chiaro. È come se, sì, 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 vi aprirà una serie di possibilità. Fate attenzione perché con il 7 di coppe molte di queste possibilità potrebbero essere illusioni, quindi potreste avere magari l'asticella un pochettino troppo alta delle aspettative. Quindi magari cercate di valutare bene se contatterete questa guida, perché tenete presente che il Papa è una sorta di guida spirituale che vede, quella forse è più la sacerdotessa. Diciamo che il Papa è un traduttore, ecco, se vogliamo, quindi può farvi vedere cose che magari voi non riuscivate a vedere, in determinati ambienti, in determinati settori, con un certo target di clienti, ipotesi. Tutto sommato comunque devo dire che per tutte e tre le categorie abbiamo questo 2 di coppe come carta finale che mi parla appunto di armonia, di nuovi accordi, di nuovi compromessi, incontri. Sento che insomma è un semestre piuttosto positivo. Se andiamo a parlare di quelli che sono i progetti, se per caso avete dei progetti laterali al lavoro o appunto è quel tipo di sogno di cui parlavamo prima che qualcuno di voi avrà la possibilità di iniziare a sperimentare, a concretizzare, devo dire che ci vorrà costanza, ragazzi, ci vorrà un duro lavoro, dovrete mettervi a testa bassa. Ehm, la chiave è puntare al futuro
senza farsi venire le ansie del 9 di spade, e se succede questo, e se succede quell'altro, perché comunque se sapete che è già successo, avete visto l'errore, potete fare in modo adesso di non ricaderci più, ma soprattutto non illudendovi troppo quando magari iniziano ad arrivare i risultati, quando magari c'è un momento, un periodo un po' di, non lo so, come si dice? Non subissamento, come si dice? Di sovraffollamento di ordini, una cosa di questo genere. E non farvi prendere troppo la mano, aspettare un attimo prima di magari reinvestire, insomma, cose di questo genere. Siate cauti, siate prudenti, però ho come la sensazione che sul lavoro le cose cambieranno. Per molti arriveranno delle comunicazioni, arriveranno dei riconoscimenti, per molte persone vi dirò che potrebbe anche essere un cambio di ruolo all'interno dell'azienda in cui lavorate. Vi dico, non è che senta proprio dei nuovi inizi, è più come un assesto, un cambio, un qualche cosa di dolce che cerca la sua armonia. E difatti qui abbiamo amanti e due di coppe qua, per cui è proprio un periodo armonico. Se parliamo di soldi, ragazzi, qua guardate, state proprio sereni. Mi parlano di pensioni e di assicurazioni, quindi potrebbe essere utile per voi nel prossimo periodo iniziare a pensare a questo tipo di fondi di investimento, pensioni assicurative, perché i fondi li avrete da investire. Si tratta di gestire un po' meglio probabilmente, però vi dico che la situazione economica non andrà male. Mm? Che altro dirvi? Ecco sì, solo un po' di prudenza, più che tutto a livello emotivo, di non farvi subito film troppo positivi o troppo negativi. Cercate di mediare un pochettino. Va bene, andiamo a vedere ancora un oracolo per vedere come termina la lettura. 2. Rompi con le abitudini negative. La lezione di oggi. Sii cosciente di una pratica negativa che mina il tuo potere e tratta di cambiare questa situazione. Potrebbe essere avere un pensiero negativo, mangiare in eccesso o arrivare sempre tardi. L'obiettivo: riconoscere che cambiare o liberarsi delle abitudini improduttive può supponere una sfida e essere anche spiacevole, però che è essenziale che tu lo faccia. E poi qui abbiamo agisci invece di aspettare. La lezione di oggi: pensa in qualche cosa che stai aspettando da tempo. Stai aspettando che qualcuno entri nella tua vita? Al lavoro? Al soldo sarebbe allo stipendio perfetto? A che tutte le preghiere abbiano risposta senza aver fatto niente per aiutarle? Come influisce questa attesa sul tuo livello di stress? L'obiettivo: riconosci che aspettare, invece che attuare, che agire, è stressante e non produttivo, è improduttivo. Che interessante. Bene amici dei gemelli, spero che la lettura vi abbia dato qualche ispirazione, fatemelo comunque sapere nei commenti. Se volete sostenere il canale potete mettere like, potete iscrivervi, condividere il video, lasciare una piccola donazione, o se volete iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale o scusate o scrivermi una mail per fissare una sessione individuale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!